Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano del mese, le energie a livello generale, poi vedremo gli ambiti amore, il lavoro e le finanze e poi infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere e in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso iniziamo andando a fare un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e come questa energia prosegue nel vostro mese di agosto. Allora, a luglio voi avevate il Papa, interessante per certi aspetti, soprattutto perché è una carta di comunicazione, di conciliazione, ci consiglia o di essere una guida per qualcuno oppure di accettare un, un confronto, di accettare un consiglio, magari eventualmente di fare le cose senza stravolgerle, senza esagerare, senza magari intraprendere delle novità, perché è più una carta di conservazione, di valutazione di quello che si ha a disposizione, di cercare il più possibile di stabilizzare adottando delle regole ben precise, delle cose che già conosciamo appunto. Poi adesso vediamo come questa si riflette e come prosegue soprattutto con il vostro mese di agosto. E procediamo con la vostra carta. Questa la troverete alla fine del video, così potete fare uno screenshot, tenerla con voi, oppure anche magari meglio se avete un vostro mazzo di tarocchi. Così la carta dell'imperatrice, che è appunto il vostro arcano del mese, vi può infondere la sua energia di evoluzione e di crescita. L'imperatrice è accoglienza e protezione, ma allo stesso tempo è la nostra stessa intelligenza che ci può aiutare ad essere di sostegno e di conforto, sì è vero, nei confronti di qualcuno, però soprattutto per il nostro stesso benessere. Forse abbiamo bisogno di proteggere la nostra sensibilità, un progetto, un'idea, un qualcosa che vogliamo realizzare o di sviluppare ulteriormente e quindi di far crescere ed evolvere alcune cose che sono già in corso d'opera. Quindi questa è la vostra energia principale del mese e adesso procediamo con quelle a livello generale che ci possono aiutare a capire che cosa aspettarci. Agosto inizia con la carta della forza. Forza è coraggio, è determinazione, ma soprattutto ci fa capire che sì, può esserci una nuova energia nella nostra vita, però dobbiamo fare attenzione a gestire e portare equilibrio nelle nostre emozioni. Quali dobbiamo attenzionare? Quelle che sono le più basse, le più complesse, le più, tra virgolette, negative, e cioè quelle più tossiche, magari appunto il fatto di poterle gestire, di poterle limitare in alcune circostanze con la razionalità, con la comprensione, la cura, riusciremo ad ottenere molti più risultati anziché lasciarsi andare alla frustrazione, alla rabbia, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che in qualche modo dobbiamo gestire le nostre stesse emozioni per far sì di poter ottenere già qualche risultato. E infatti al centro abbiamo il 6 di bastoni. Perché dico che è una carta di risultato, di ottenimento? Perché è quella che ci porta dei riconoscimenti,
un successo, oppure attirare cose positive, ci può aiutare a far emergere qualcosa, di buono, ci può aiutare a far avanzare i nostri progetti e le nostre idee. Quindi direi che abbiamo già un'evoluzione, molto positiva di alcune cose e ulteriormente possiamo trovare verso la fine del mese questo giudizio. Il giudizio per noi stessi può indicare un vivere un momento importante o di rinnovamento o di autovalutazione, di riflessione e di rinascita, quindi in senso lato il risveglio di alcune situazioni, forse anche del passato. È vero, si può parlare di ritorno diciamo in che senso? Magari la possibilità di sbloccare delle cose, di rivedere, risentire delle persone o comunque avere un certo tipo di informazioni. Ci possono essere anche delle novità, quindi in senso lato c'è sia il superamento di alcune difficoltà, sia anche l'attivazione e lo sblocco di alcune cose. Vediamo adesso l'ambito amore. Procediamo alla lettura vedendo anche come tutte queste energie si riflettono negli altri ambiti. In questo valutiamo coppia single, però magari per chi è interessato anche a osservare, valutare situazioni dinamiche sia familiari sia di amicizia, possiamo trarre appunto anche queste informazioni. Partiamo con la forza che uscendo appunto anche come energia principale e in questo ambito vuol dire che va a rimarcare ulteriormente questa energia. Poi troviamo la regina di bastoni e infine il 2 di coppe. Molto interessante perché essendo comunque un tris di carte, positivo, la forza, ci fa capire che magari, è un po' nella prima parte del mese che, ci vuole un po' di, padronanza di sé, ascoltare l'istinto assolutamente sì, però cercare di andare ad equilibrare con la nostra ragione. Se, siamo stressati, se al massimo potrebbe esserci uno sfogo, un qualcosa di molto forte, ma che in qualche modo possiamo gestire. Nulla di grave assolutamente, perché comunque vediamo delle carte, come vi stavo dicendo, abbastanza positive. Cosa vuol dire? Che nelle relazioni più importanti e soprattutto nelle coppie c'è il ritrovare, il ritrovarsi in alcune emozioni che possono essere forti. C'è il 2 di coppe che è bellissimo, soprattutto appunto per le coppie, perché indica rafforzamento, cooperazione, unione, attrazione, un legame profondo, una connessione molto intensa. E quindi quando c'è rispetto reciproco, quando si possono unire le forze, forse ci si può aprire anche a delle novità o a dei progetti o a delle cose che avete valutato, messo da parte precedentemente e quindi, come vi dicevo, proprio la riattivazione di queste stesse energie. Molto belle, quindi ci si può aspettare questo mese interessante, ma in realtà l'abbiamo visto anche proprio dalla presenza sin dall'inizio dell'imperatrice che ci parla appunto di evoluzione e di crescita. Per i single il fatto che ci sia il fante di il fante di spade, scusate, il 3 di denari e il 5 di bastoni sono energie un po' turbolente, questo è vero, però ci fanno capire che in qualche modo ci sono delle dinamiche un po' particolari da gestire, cioè se state conoscendo, frequentando qualcuno o se c'è un interesse, magari questo è il momento giusto per attenzionare, per osservare anche alcune cose che vengono dette, alcune cose che possono accadere, degli eventi, magari fidatevi di qualche informazione o qualche consiglio
consiglio, perché diciamo può essere comunque utile. Il fatto che, come vi dicevo, c'è un po' di turbolenza si vede nel 5 di bastoni, che indica conflitto, forse anche tensione, dei litigi, delle discussioni, quindi in senso lato è purtroppo, ahimè, una limitazione. E qui dobbiamo riflettere se appunto procedere in queste dinamiche conflittuali un po' difficili, oppure cercare proprio il risveglio e lasciar andare. Se non c'è proprio nessuno, magari c'è magari, scusate, quella, conoscenza, quell'opportunità, comunicazione, un qualcosa di interessante che può aver la sua evoluzione, però, dicevo che nel 5 di bastoni alla fine vuol dire che, c'è qualcosa che dobbiamo, vedere, valutare. Essendo una stesura generica effettivamente non mi posso soffermare troppo su alcune cose, perché ognuno di noi vive la nostra vita. Magari appunto in queste circostanze consiglio di ascoltare le varie indicazioni e di adattarle a quello che state vivendo. E infine vediamo la parte del lavoro e delle finanze, dove sia un nuovo sviluppo, un guadagno, un ottenimento, anche soddisfazioni, si vede sin dall'inizio con l'asso di denari, e poi il 6 di denari e infine il mago. La parte più diciamo corposa anche delle stesse energie principali e di crescita e di evoluzione forse si vede proprio in questo ambito. Per chi ha il lavoro, o anche magari per chi sta cercando di apportare delle modifiche o anche ulteriori progetti. Mi viene in mente che oltre a quello che noi facciamo, in questo ambito può rientrare anche un hobby, una passione, un investimento, un'ulteriore fonte di guadagno, quindi secondo me qui potrebbe esserci quell'opportunità giusta. Se poi state cercando anche aiuto, sostegno e collaborazione, il 6 di denari può indicare un atto di generosità, può essere un dono o qualcuno che ci fa un favore, magari possiamo riscuotere finalmente qualcosa, oppure c'è maggior sicurezza e certezza di affrontare determinate cose, e secondo me è proprio spontaneo dire, data la presenza del mago, che se avete in mente di iniziare qualcosa, la fine del mese è il momento giusto proprio per nuovi inizi, nuovi progetti, anche per accogliere delle proposte, perché possono arrivare, come abbiamo visto, delle comunicazioni interessanti, comunicazioni e informazioni. Per chi è alla ricerca, anche qui è vero, si vede qualche novità, seppur ci sono delle situazioni complesse. C'è il 5 di spade, il 9 di spade alla fine, quindi c'è questo asso di coppe che è legato alle emozioni, al trasporto emotivo, al desiderio di nuovo inizio, anche possibili opportunità, però c'è qualcosa che potrebbe essere bloccata. Quindi, dipende da quello che state cercando, perché se privilegiate, diciamo, esclusivamente un tipo di lavoro, di percorso molto troppo emozionale, e cioè che desiderate ottenere un certo tipo di risultati, allora potrebbe essere difficile al momento, o forse è un qualcosa che deve essere costruito, forse al momento magari o si deve accettare un qualcosa e poi valutare successivamente. Quindi mi riferisco a tutte quelle persone che magari stanno seguendo una passione, un obiettivo ben preciso, però al momento vedo che potrebbe essere bloccato. Forse non dovete assolutamente demordere, forse bisogna aspettare, o comunque bisogna cercare altre soluzioni, perché qui c'è qualcosa che si vede, è un po', entra un po' in conflitto con alcune dinamiche esteriori, e soprattutto a livello proprio pratico.
quindi direi proprio di non scoraggiarsi, in realtà, anzi certe volte saltano fuori alcune carte che ci possono aiutare a comprendere meglio e perché no, gestire le nostre azioni. Vediamo infine i segni zodiacali da attenzionare, troviamo il leone, poi troviamo il sole che in effetti si riferisce ancora al leone, quindi vuol dire che è un'energia abbastanza forte. Non a caso abbiamo visto anche la presenza della forza che si riferisce al leone stesso. E poi infine troviamo il toro. Questi sono quelli dominanti. Cosa ci fanno capire? Che l'assenza degli altri segni non è che non avrete a che fare con quelle persone, però vuol dire che le cose andranno già come sapete e quindi procederanno nello stesso modo, e invece sono questi in modo particolare che nel bene o nel male devono essere attenzionate. Essendo un oracolo astrologico, forse sono cose che riguardano la nostra creatività, la nostra forza, la nostra determinazione, l'espressione, la crescita, raggiungimento di traguardi. Quindi se abbiamo a che fare con delle persone che ci limitano nella nostra autostima, nella nostra crescita, allora è lì che bisogna cercare di porre un limite e metterle da parte, piuttosto di favorire quei legami o cercare quelle persone che magari ci spingono verso la nostra realizzazione e ci danno forza e coraggio. Potreste anche conoscere o aver conosciuto una persona che magari è interessante e che ha queste caratteristiche. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto. Ciao!